Chiunque si sia mai avventurato ai confini della civiltà, là dove la vita è pressoché assente e ogni respiro sembra un miracolo, si accorge presto di uno dei grandi paradossi di madre natura, e cioè che là dove non sembra esserci nulla, c'è in realtà tutto e anche di più. È questo che fa innamorare le persone del deserto, ed è anche questo che spinge un viaggiatore a cercare il distacco dal materiale per atterrare in una nuova dimensione di se stesso. Ed è infine questo che mi ha portato a scoprire i deserti più belli di tutto il Sud America, a cavallo tra Cile e Bolivia. Il Cile è un paese che sembra un'acciughina, lungo 4.000 km ma largo al massimo 200, una piccola striscia di terra pinzata tra l'oceano e le Ande, dove vivono 18 milioni di persone che parlano spagnolo e pagano le cose in pesos chilenos. La Bolivia è invece una piccola pagnotta pizzicata tra 5 stati che oscilla tra foreste tropicali e altopiani a 4.000 metri e la cui capitale, La Paz, è la capitale più alta del mondo. Le 10 milioni di persone che vivono in Bolivia pagano le cose in bolivianos e parlano per lo più spagnolo, proprio come i cileni, che tra tutti i loro vicini di casa sono quelli che odiano di più per via di una pesante contesa sull'accesso all'Oceano Pacifico. Ma questa è un'altra storia, e comunque questo video non è né un video sul Cile né sulla Bolivia, perché il nostro viaggio si svolgerà in una piccola regione a cavallo tra i due stati e che di fatto non è rappresentativa di nessuno dei due, ossia il deserto di Atacama in Cile e gli altopiani della Bolivia. Ciononostante, per arrivare in questi posti meravigliosi, la prima cosa da fare è volare verso la capitale del Cile, Santiago, la cui vicinanza si intuisce facilmente quando dall'aereo si vedono le punte aguzze delle Ande ricoperte di neve, che nel nostro caso sparirono presto sotto un nebbione che neanche la Valpadana nel migliore degli autunni, e dopo essermi ricongiunto con i miei partners in terra cilena, l'impatto col mondo esterno determinò le mie prime parole di un viaggio che si sarebbe presto rivelato fuori da ogni schema. Sta minchia che freddo! Siamo partiti che c'erano 40 gradi, qua ce ne sono 4. E nuvola di Fantiozzo, che devi fare? Dice, ovviamente sono 4 gradi, gli incivili come sono vestiti in pantalone corto, senza temere. Non hai caldo con sto? Ho caldo, sì. Il punto è che normalmente non fa così freddo in Cile ad agosto, e questa cosa più avanti ci avrebbe creato non pochi problemi, ma in quel momento l'impatto con Santiago fu sorprendente. È una città pulita, moderna e con un aspetto che per certi versi a me ha ricordato addirittura New York. Non so esattamente dirvi perché, forse anche solo perché la zona dei grattacieli prende il nome di Sanhattan, il che è un chiaro riferimento a Manhattan. E per inciso, se c'è una cosa davvero bella di Santiago è salire al Cerro San Cristobal per vedere proprio la sagoma di questi grattacieli con le Ande innevate in sottofondo. Non è forse bellissimo, ma ahimè, che poesia. Io e te, ancora in lago, tu ed io, di fronte a una vista senza tempo e in questo caso senza Cile, senza Cile tra l'altro. In teoria da qualche parte ci dovrebbe essere anche un palazzone gigantesco, il Pirellone di Santiago, che invece no. Freddo, nebbia, a sto punto andavamo a Milano, no? In realtà non è così insolito che a Santiago ci sia nebbia così, perché in parte è una città molto inquinata, c'è tanto smog, ma soprattutto è pinzata tra il mare e le Ande, no? Quindi essendoci poco spazio tra l'oceano e le montagne altissime, spesso e volentieri si formano delle nuvole che bloccano un po' tutta la visuale. Che devi fare? Oltre al panorama fantasma, Santiago merita una passeggiata nel centro con l'immancabile piazza e relativa cattedrale. Naturalmente, se c'è qualcuno di voi che ha già visto il mio video sul Perù, sa già come si chiamerà questa piazza, perché gli spagnoli in Sud America, evidentemente la fantasia, se la sono persa attraversando l'oceano. Ladies and gentlemen, Plaza de Armas, dove c'è la cattedrale che, oltre all'immagine della Madonna e di Santiago, che è il patrono del Cile, ha Santa Rosa da Lima. Quindi questo collegamento con il Perù l'abbiamo fatto e siamo pronti a vedere cosa c'è di altro in questa bellissima chiesa. La cattedrale è teatro di una leggenda popolare molto interessante, in quanto qui stette a lungo a pregare Papa Wojtyla durante la sua discussa visita del 1986, giusto un attimo prima che cadesse la dittatura di Pinochet, e in molti credono che sia stata proprio la sua preghiera a far cadere la dittatura che ha oppresso il popolo cileno per 15 lunghi anni e il cui fantasma si aggira ancora prepotentemente per le strade della città. Una delle cose particolari di Santiago è che, a differenza di tutte le altre capitali del mondo, non ha un Parlamento, perché il Parlamento si trova da un'altra parte, che è Valparaíso. L'hanno spostato là come
da cosa ho capito è stato uno degli ultimi desideri di Pinochet, di spostare il Parlamento dalla capitale. E tra l'altro qua siamo vicini a quello che io mi auguro che sia un braciere che venga acceso per farci le castagne, perché fa veramente un freddo maledetto, le mani si stanno congelando. Ma quel che è peggio è che a quanto pare in una delle zone dove andremo nei prossimi giorni ci sono 20 gradi sotto zero, ma questa cosa non l'avevo letta da nessuna parte e quindi siamo un po' tutti impreparati a questa cosa. La speranza è che non sia vero, che sia solo un po' di terrorismo psicologico. Al netto delle belle installazioni colorate e moderne del centro di Santiago, anche chi non ha mai aperto un libro di storia non può non percepire la pesante memoria di queste vie, perché se in tutto il mondo l'11 settembre è questo, qui in Cile l'11 settembre è quello del 1973, il giorno del colpo di Stato con cui l'esercito appoggiato dagli Stati Uniti fece crollare il governo socialista di Allende, episodio che merita di essere velocemente ricordato perché di sicuro non tutti sanno come sono andate le cose. Negli anni 60, nel pieno della guerra fredda, il mondo era diviso in paesi di influenza americana e di influenza sovietica. Il Cile è governato da Eduardo Frei, un democristiano che prende un sacco di soldi dalla CIA, la quale è ovviamente molto felice di sostenere tutto ciò che non è socialismo in America Latina, specie dopo il trauma di Cuba. Nel 1970 le elezioni vedono da una parte la sinistra socialista di Salvador Allende e dall'altra la destra di Rodríguez, la cui campagna elettorale ovviamente fu quasi interamente sostenuta dalla CIA e dal governo di Nixon. Ciononostante vince Allende e questa cosa alla CIA non va niente bene, ma nemmeno al capo delle forze armate, un certo Augusto Pinochet, che covando un estremo odio verso il socialismo porta pazienza e fa il doppio gioco fingendosi il miglior alleato di Allende. Da qui in avanti ovviamente gli Stati Uniti non danno più un soldo al governo cileno. Allende inizia un processo di riorganizzazione socialista dell'economia che passa dalla nazionalizzazione di un sacco di aziende e anche questa cosa alla CIA non va niente bene. Nel 1971 Fidel Castro visita per ben un mese il Cile, compiaciuto della sua svolta socialista, e questa cosa alla CIA non va niente bene. Nel 1973 il Cile attraversa una crisi economica e quindi quale migliore occasione per un colpo di Stato? Con la CIA che esultava felice come un bambino davanti a una scatola di cioccolatini, l'11 settembre del 1973 l'esercito capitanato da Pinochet accerchia e bombarda il Palazzo della Moneda in diretta televisiva, dando inizio a una delle peggiori dittature militari di tutta la storia americana. Un aspetto agghiacciante di questa storia è che Allende era persino preoccupato per Pinochet, credeva che lo avrebbero arrestato, ignaro che dietro tutto questo ci fosse proprio il suo fedele generale, che aveva anche pensato a un piano diabolico per ucciderlo, offrendogli un aereo per scappare dalla moneta, con l'intento poi di simulare un incidente aereo, ma questo non accadde mai perché a quanto pare Allende si suicidò. Negli anni successivi Pinochet si macchia di qualunque crimine, i sostenitori di Allende vengono uccisi, gli oppositori portati nelle fosse comuni e la sua dittatura viene appoggiata con estremo entusiasmo dalla CIA, che torna a dare un sacco di soldi al Cile, così come a tutte le dittature instaurate in Sud America nell'ambito della famigerata Operazione Condor. Dopotutto tutti sanno che la più grande passione degli americani è sempre stata la democrazia. Negli anni 80 tuttavia Pinochet si ammorbidisce un po', cambia la Costituzione e prospetta delle vere e proprie elezioni, convinto che tutto il popolo fosse dalla sua parte. Tuttavia sorprendentemente nel 1988 il referendum su se stesso viene vinto da chi non lo voleva più. Nell'89 vengono quindi fatte le elezioni e nel 90 Pinochet lascia il governo per tornare a fare il capo dell'esercito dopo una lunghissima dittatura. Solamente nel 98 Pinochet viene messo agli arresti domiciliari durante una sua visita in Inghilterra, per poi essere rispedito in Cile nel 2000 e nuovamente processato, ma mai condannato realmente, con la scusa della salute precaria, che lo porterà alla morte solamente nel 2006. Tutto questo risuona ancora terribilmente per le strade di Santiago e nella memoria della popolazione cilena, ma chiusa questa parentesi è ora di tornare al nostro viaggio. La cosa straordinaria è che qui nel cuore di Santiago c'è una macchina da selfie che tu metti qua davanti, fai un giga selfie gigantesco, solo che poi per mandare a me è un casino, non ti piglia i tasti, cioè, meno male che l'abbiamo portata da lui, che come potete vedere da come è vestito è quello che è un pochettino più preoccupato circa leggermente più preoccupato circa le temperature prossime venture, ecco. Ma noi ci abbracciamo, Ale. Assolutamente. Come i pinguini in Antartide. Anche se a Santiago ci sarebbe stato molto altro da vedere, come la casa di Neruda, la zona verso cui siamo diretti è il deserto di Atacama, il luogo più arido della terra, e pertanto prendiamo un volo che da Santiago ci porta alla città di Calama. Ok, appena arrivati a Calama, subito sorpresissima, non ho fatto neanche il tempo a scendere dall'albergo che abbiamo già tutti i bagagli. Cioè, ma in Svizzera siete così efficienti? No? Più. No. Solo a Malpensa siamo più lenti. Malpensa. 45 minuti. Sono passati 3 minuti che siamo
emoji Ci sono 13 cileni all'opera. Cile 1, Svizzera 0. Dall'aeroporto di Calama ci dirigiamo a San Pedro de Atacama e lungo la strada iniziamo a intravedere le forme e la vastità del Salar de Atacama e l'entusiasmo inizia a fare da padrone. C'hai la palla per leggere il futuro. 2 ne ho di palle. Detta così, ma tanto te sei il pantaloncino senza paura. Siete una strana coppia. Uno che a momenti arriva con la Himalayan della North Face, te praticamente in Bermuda. Quindi dall'aeroporto di Calama verso San Pedro di Atacama, che fa rima con Calama, si vede quello che è appunto il Salar de Atacama, che è questa gigantesca, enorme distesa senza fine che c'è alle mie spalle, che è molto molto difficile da fargli una foto che abbia un senso, perché tanto come sì, ci sono quei posti che sono infotografabili, no? Che se diversamente, se tutto fosse fotografabile, che senso avrebbe viaggiare? Come fai a goderti l'immensità da una foto? Non so. Da qui iniziò la nostra esplorazione di un territorio la cui conformazione sembra veramente aliena, cosa che a quanto pare non è mica soltanto una mia sensazione. Questa viene chiamata la Valle della Morte, ma tecnicamente non c'entra con scenari apocalittici o estremamente aridi, semplicemente è un fraintendimento, perché chi l'ha vista per la prima volta ha detto ma mi sembra Marte, e la gente del posto ha capito Muerte e quindi è rimasta la Valle della Muerte. Chiaro, è uno dei posti più aridi del pianeta, questo è poco ma sicuro. Ad ogni modo, se il viaggio interstellare è arrivato fino a Marte, è ragionevole pensare che sia arrivato fino alla Luna. Oltre alla Valle di Marte, nelle vicinanze di San Pedro de Atacama c'è anche la famosissima Valle della Luna. Entrambe queste valli costituiscono la Cordillera de Sal, che sembra una vallata ma in realtà è una catena montuosa vera e propria che attraversa il Salar de Atacama. La cosa particolare è che tutti questi nomi non si sa bene da dove prendano origine, perché la Valle della Luna non ha nulla a che vedere con la Luna. La Valle di Marte sì, assomiglia vagamente al territorio di Marte. In generale comunque tutta quest'area è stata identificata dalla NASA come uno dei posti più simili sul pianeta Terra alla superficie di Marte, tant'è che gran parte del terreno è riservato allo studio delle forme di vita che crescono in questa zona per capire cosa si potrebbe eventualmente trovare su Marte. Ma tornando al discorso dei nomi, il nome originale della Cordillera de Sal è Keri, che non si sa bene che cosa significhi e non si sa neanche bene perché sia stata poi chiamata Cordillera de Sal o perché sia stata chiamata Valle della Luna. Alcuni dicono che in questo terreno ci sia una grande quantità di selenio, selene in greco vuol dire luna, di cui la Valle della Luna, però sono ipotesi, nessuno lo sa dire con esatta certezza. Quel che è certo è che gran parte del terreno è costituito da un sale che durante le piogge tende a diventare bianco e a far apparire tutto il territorio come se fosse cosparso di neve, tant'è che le rarissime volte che piove qua tutte queste zone vengono ricoperte di bianco per poi ritornare rosse nel momento in cui l'ossido di ferro viene riportato dai venti dell'ovest. Quel che è certo è che in attesa che Elon Musk perfezioni i viaggi su Marte, questa zona del mondo offre scenari altrettanto surreali, dove le forme e i colori ti portano per un attimo all'interno di un'orbita decisamente poco terrestre, dove Giorgio continuava a esaltarsi con la sua palla magica. Professionista. Qui sei abbastanza livello. Ci leggi anche il futuro qua dentro, di la verità, Gio. In teoria sì. Poi mancano i liquidi adatti, perché bisogna pulirlo anche ogni tanto. Con la pelle di Dino. Come? No? Mi faccio lo scalpo e poi lo faccio diventare fuori. Il fatto è che se Giorgio avesse davvero letto il futuro, da un lato avrebbe forse visto i colori incredibili del tramonto sopra le vette innevate della Cordigliera delle Ande alle nostre spalle, ma dall'altro anche che quella neve, per quanto bella, era tutt'altro che un buon segnale. Abbiamo dovuto cambiare programma perché purtroppo nei giorni scorsi è nevicato moltissimo in alta quota in maniera inaspettata e per questo motivo le strade che avrebbero portato alla Laguna Verde e alla Laguna Mignigues, che erano nel nostro programma, sono impraticabili in quanto ricoperte di ghiaccio e neve. Tuttavia la cosa bella è che la zona di San Pedro de Atacama offre un sacco di alternative bellissime grazie alla geologia unica del Salar de Atacama, che è compreso tra due catene montuose che sono uno la Cordillera de Sal, che forma la Valle della Luna e la Valle della Muerte, e poi ovviamente la Cordillera delle Ande. La neve che sta in cima alle Ande di conseguenza si scioglie, va nel sottosuolo e riemerge nella depressione in diversi punti, il che significa che il deserto di Atacama in diversi punti presenta questi enormi specchi d'acqua come la laguna de Vinchici, che è quella che abbiamo alle mie spalle e che oltre a essere un paradiso per i fotografi e essere posti di una bellezza incredibile, conferiscono al deserto di Atacama una caratteristica unica rispetto ad altri deserti di questa zona, e cioè il fatto che c'è vita, perché quest'acqua qua permette di vivere non solo agli animali ma anche alle popolazioni indigene locali, ed è una cosa, se ci pensate, tutt'altro che scontata, considerando che questo è uno dei luoghi più aridi di tutto il pianeta, se non forse addirittura il più arido, cioè un posto dove non piove praticamente mai. Ragazzi, se c'è una cosa che io non imparerò veramente mai nella mia vita è stare zitto. Ci crediate o no? Sta per piovere nel
nel luogo più arido della terra. Cioè, incredibile, vediamo qua, non piove mai, piove quando arrivo io, è una cosa incredibile. Però le foto con il sole ce le hanno tutti, ma quelle con la pioggia, cioè, chi ce le ha? Chi ce le ha le foto con la pioggia? Chi ce le ha? Nessuno, solo io ce le ho. Ma facendo un passo indietro a prima della tempesta, dalla laguna Tevenchice proseguiamo sulla strada ai piedi di queste meravigliose montagne, la cui forma è così aggraziata da non far percepire la loro reale imponenza. Io comunque non riesco a darmi pace del fatto che quella roba là è alta 5.000 e rotti metri. Cioè, qua dove sono io siamo a 2.500. Non ci sono 3.000 metri di differenza tra qui e là. Cioè, se fossi in Italia, quella roba mi sembrerebbe più alta di 1.000-1.500 metri. Una roba che ti fai una passeggiata e arrivi. Non so come mai si crea questo fenomeno di illusione ottica. Non so che sarà, la fata morgana. Ok, vabbè, comunque siamo al Tropico del Capricorno, che fa figo e non impegna mai. Una volta attraversato il Tropico del Capricorno, ci troviamo in una delle principali riserve naturali del deserto di Atacama, la laguna Chaxa, che fa da zona di nidificazione per moltissimi fenicotteri, ma soprattutto ci apre gli occhi sulla comunità locale più importante, i Licanantai. La riserva naturale di fenicotteri della laguna Chaxa è una riserva gestita dalla popolazione indigena locale che si chiamano Licanantai. Questa popolazione, che è di origine ultra mega millenaria, sembra che abbiano 12.000 anni di storia, che siano sopravvissuti a qualunque impero che sia passato da queste parti, negli ultimi anni vede la propria sopravvivenza messa a dura prova dallo sfruttamento minerario della zona e anche dal turismo di massa, che insieme vanno a sfruttare un po' troppo le poche risorse idriche della zona che fino a poco tempo fa bastavano a malapena per mantenere la sopravvivenza della popolazione. Ora loro, anziché cercare lo scontro col governo cileno, hanno cercato la via della negoziazione e in questo modo sono riusciti a ottenere la concessione di gestire le introiti turistici di alcune zone del deserto di Atacama, e in questa maniera si sostengono. La questione dei Licanantai è piuttosto delicata. Una buona parte di loro vive nel villaggio di Toconao, a 38 km da San Pedro, villaggio che ancora resiste all'invasione del turismo, che per quanto risorsa preziosa è anche una grave minaccia all'economia del posto. San Pedro di Atacama un tempo doveva essere un affascinante villaggio che sorgeva ai bordi di un'oasi in uno dei deserti più incredibili del Sud America, e di conseguenza quasi sicuramente doveva avere un fascino unico. Questo fascino sicuramente negli ultimi 30 anni, da quando è arrivato il turismo di massa, è completamente sparito, in quanto il centro di questa città si è trasformato in un insieme di ristoranti, negozi e agenzie di viaggio. Questa è una cosa comune ai luoghi che attraggono molti turisti, dove ci sono tante bellezze naturali, lo si vede anche in Islanda per esempio. Però qua giù non si può fare a meno di fare una riflessione su questo fenomeno, perché qua il turismo di massa non è un fenomeno sostenibile. Qui le risorse d'acqua scarseggiano e tutti gli alberghi che sono stati costruiti per accogliere tutto questo enorme afflusso di turisti che vedete qui alle mie spalle non hanno tutte le risorse che servirebbero per poter portare avanti questo meccanismo. Quindi realmente non si sa fino a che punto potrà andare avanti questa cosa, e ovviamente sì, io sono anche in parte responsabile di questo, perché comunque io sono uno di loro e sono venuto qua con un gruppo di persone che esattamente come tutte le altre persone sfruttano le scarse risorse di un posto. Questo è un dilemma a cui onestamente io non ho risposta, cioè non andare in un posto perché questa cosa è un po' contro la sostenibilità, oppure andarci fin quando questa cosa è possibile. Io non ce l'ho una risposta a questa cosa, però sicuramente nel momento in cui voglio fare un documentario su questa zona e parlarne in maniera onesta, non posso non menzionare questa particolarità di questa zona. A essere completamente sinceri, tuttavia, la minaccia principale non è tanto il turismo quanto l'industria mineraria del rame e del litio, che da un lato arricchisce il Cile, ma che allo stesso tempo toglie tutta l'acqua a un popolo che dopo essere sopravvissuto agli Inca e agli spagnoli, ancora una volta si trova a dover resistere a una diversa forma di imperialismo, e il cui destino è più che mai incerto. E a proposito di destino insicuro, osservate bene che cosa stava per succederci. Questa mattina gran levataccia, siamo abbondantemente prima dell'alba, sono le 5 del mattino, ci alziamo così presto perché andiamo a vedere il campo geotermale più grosso di tutto l'emisfero sud, nonché il terzo più grande di tutto il mondo, che sono i geyser del Tatio. Siamo così imbacuccati perché essendo che questo campo geotermale si trova a 4.300 metri di quota, prima dell'alba lassù ci dovrebbero essere sui 10-15 gradi sotto zero. Ma noi siamo pronti. Ma pronti de che? Pronti a prendersi un'altra sonora randellata sui denti? No, non ci siamo per niente, perché stanotte a quanto pare ha nevicato parecchio su in alta quota, per cui hanno chiuso la strada che avrebbe portato ai geyser del Tatio, e quindi appena usciti da San Pedro di Atacama abbiamo trovato lo sbarramento della polizia che impediva alle macchine di andare su perché era pericoloso. I geyser del Tatio si aggiungono quindi alla lista di cose che non c'è stato possibile vedere per via dell'assoluta anomala ondata di pioggia e neve che abbiamo trovato, ma anche questo di per sé non sarebbe stato un problema, perché in un posto così bello lo trovi un modo di cadere in piedi, specialmente all'alba.
Il problema vero, fanciulli cari, era un altro. Siccome io, come sapete, non amo dire bugie e amo essere completamente sincero con voi, in questo momento io mi sto cacando sotto perché le frontiere con la Bolivia, che sono in quota in questo momento, sono chiuse per via della neve, e se di oggi non le puliscono siamo incastrati, nel senso che non ci possiamo spostare di qua, e il che complicherebbe in maniera veramente esagerata tutto quanto. Una bella colazione nel deserto è sicuramente un buon modo per distrarsi, ma la situazione era più grave di quanto potessimo immaginare. Come alternativa ai geyser del Tatio abbiamo pensato di andare a vedere la Valle Arcobaleno, che si trova lungo la strada per Calama. Peccato che anche la strada per Calama è chiusa perché attraversa un passo a 3000 metri che è innevato e non è aperto. Questo per farvi capire le condizioni eccezionali in cui ci troviamo. Persino la strada che porta all'unico aeroporto della zona è bloccata. Quello che stiamo disperatamente cercando di ottenere è il permesso da parte dei carabinieri di poter attraversare almeno la cordigliera di Sale per poter andare a vedere una zona periferica della Valle della Luna dove di solito non va nessuno, almeno per poter impiegare la giornata, perché diversamente siamo imprigionati a San Pedro di Atacama, non c'è modo di abbandonare la città. Il che, se già è una rottura di balle per noi, pensate per quelli che devono prendere un aereo o per quelli che, come noi domani, devono attraversare il confine con la Bolivia, perché in questo momento tutti i passi sono chiusi e si spera che, visto che il tempo adesso si è messo a fare quello che normalmente dovrebbe fare da queste parti, possano aprire nel giro di qualche ora o nel corso della giornata, perché sennò è un casino, ma veramente un casino grossissimo. La polizia è comunque irremovibile, non c'è verso di passare, ma anche questa cosa, volendo, ha i suoi lati positivi. Niente, non c'è niente da fare, non ci fanno passare, però almeno a piedi per fare una foto alla strada più figa di questa zona ce l'abbiamo. Almeno la foto riusciamo a farla. Ci hanno spiegato che hanno uno spazzaneve che in questo momento sta pulendo questa strada. Adesso vediamo se poi ha anche tempo di pulire la strada per la Bolivia, perché Potrebbe essere utile. potrebbe essere anche igienico. Va comunque detto che quello era solamente un piccolo diversivo che ci obbligava per l'ennesima volta a trovare una nuova soluzione alla giornata. Posto che il piano A dei geyser è saltato, il piano B, Valle Arcobaleno, è saltato, il piano C, Valle della Luna bis, è saltato, siamo al piano D, per farvi capire il livello di disperazione, che è il Canyon del Diavolo, che è questa bellissima spaccatura che sta esattamente alle porte di San Pedro di Atacama, che credo che pochissimi conoscano, perché ovviamente ci sono talmente tante altre cose qui intorno che la maggior parte dei turisti si riversa nelle altre destinazioni. Qua, a quanto vedo, siamo solo noi. E per forza che siamo solamente noi, solamente la disperazione ci ha portato qua giù, ma ad ogni modo una conseguenza piacevolissima di questo contrattempo è che poco più tardi, avendo del tempo libero, siamo riusciti ad andare su una grande terrazza di roccia dove ci aspettava il tramonto più bello di tutto il viaggio. Scattai una foto memorabile al vulcano che è il simbolo indiscusso del deserto di Atacama, il Licancabur, sontuoso, immenso e purtroppo per fortuna innevato, proprio come le strade che ci dovevano portare in Bolivia, ma grazie al cielo il giorno successivo almeno una delle due era stata aperta. Giunge a questo punto del nostro viaggio, il programma prevederebbe di passare il confine con la Bolivia attraverso la frontiera più vicina a San Pedro de Atacama, che è quella di Ito Cajon. Peccato che questa frontiera si trova a 4500 metri di quota e le fortissime nevicate degli altri giorni hanno reso impraticabili le strade per via di tutta la neve che è scesa. Molti sostengono che sia stata la peggiore tempesta di neve che si sia vista in quest'area da un sacco di anni a questa parte. Sta di fatto che le strade del lato boliviano sono in queste condizioni e assolutamente impercorribili. Ovviamente questa cosa un po' ci rode, perché la strada che passa per Ito Cajon passerebbe attraverso alcuni dei paesaggi più incredibili di quest'area delle Ande, incluse la Laguna Verde o la Laguna Colorada, che sono dei posti assolutamente spaziali che sicuramente ci resterà qui il fatto di non poter vedere. Tuttavia, come sempre accade in queste situazioni, quello che da una parte è una sfortuna si trasforma in una grande opportunità. Tanto per cominciare, perché siamo costretti a passare la frontiera dal passo di Oyague, che è 300 km più a nord di San Pedro, e siccome quest'area è letteralmente un concentrato di bellezza infinito, di fatto vedremo altre cose belle, ma soprattutto, a quanto pare, a Uyuni ci aspetta una sorpresa. Comunque sia, per il momento, come era lecito aspettarsi, la vera sorpresa era la strada.
Attraversando un altopiano ad oltre 4000 metri, passando per miniere di sale, montagne bianche di neve e rosse di terra e il Salar del Carmen, ci avviciniamo alla frontiera con la Bolivia, carichi di un nuovo entusiasmo. Questo, tanto per dirne uno, è uno degli esempi dei posti che senza la nevicata non avremmo mai visto. È vero o no? Vero. Non l'avresti mai visto. Quindi No, questo è il transito alternativo, sentiero alternativo. è sentiero alternativo. Questo cioè, io non mi stancherò mai di dirlo. Non bisogna mai lamentarsi di quello che non si ha, ma essere felici di quello che si ha, no? Esatto. E visto che stiamo attraversando il posto di montagna, chiaramente come ogni viaggio nelle Ande c'è sempre il problema dell'altitudine, no? Però essendo stati diversi giorni a San Pedro de Atacama, che è a 2005, 2500 metri. dovremmo essere abbastanza acclimatati per non morire. Adesso andiamo in Bolivia e stazioneremo a 3600 più o meno, passando per 4005. Tal proposito, altitudine? 3672. Questa è Qua non ci spiaggia. ammazza È nessuno. spiaggia qua. Spiaggia. Spiaggia. Più in su. Fai vedere anche, fai Più in vedere la su. spiaggia. C'è anche la spiaggia. Rota fugge. Marino non sa che io il grandangolo e comunque l'ho presa tutto il tempo che sta di nascosto Dietro. Carlotta, che probabilmente non ha mai superato i 300 metri di altitudine, in questo momento sta E ricordiamo che il bello deve ancora venire. ma la sorpresa non gliel'ho ancora detta. Esatto, appunto. C'è una Neanche sorpresa. loro lo sanno. C'è una però sorpresa, il non lo bello dico deve perché ancora metti che poi non c'è la sorpresa, cioè mi rovino tutto, ok, no? Quindi ok. In men che non si dica, siamo a Oyague, una delle poche frontiere di terra tra Cile e Bolivia, un luogo intriso del fascino tipico delle terre di confine. Qui restituiamo lo scontrino della polizia di frontiera e prendiamo un bel timbro sul passaporto per mettere piede per la prima volta in Bolivia. dopo aver preso il timbro di uscita sul passaporto, questo è il vero e proprio confine, quindi di là di queste pietre siamo in Cile, qui siamo in Bolivia, dove ci accolgono delle macchine ad altissimo tasso di ignoranza, con le quali andiamo a farci un giretto in Bolivia. Nonostante il benvenuto caloroso del mio amico Carlos, la Bolivia mostra da subito un enorme gap con il moderno Cile. L'asfalto scompare e le nostre jeep si muovono su piste sterrate miste a pietraia a 4000 metri di quota, dove, che ci crediate o no, A 4000 metri di quota, nel nulla più assoluto, la radio in Bolivia prende. Diamo il volume dai gas. Pure lui la sa. Tell me why I never wanna hear you say I want it dead. No, non gracchiare adesso. Tu più bello non mi devi gracchiare. E c'è la montagna qua, come ho già detto, la strada alternativa ci ha fatto perdere le bellezze che si trovavano dal lato di Itocaon, ma ormai ve l'ho già detto un sacco di volte, da queste parti si cade sempre in piedi. Uno dei primi posti che incrociamo in Bolivia è la laguna Cañapa, che in lingua quechua significa laguna blu semplicemente, e che è circondata da questa enorme spiaggia bianca che non è né neve né sale, ma è boro. E questo, tanto per dirne una, è una delle cose che non avremmo visto se le cose fossero andate come da programma. Quindi capite che quello che vi dico in ogni santo video non è propriamente una cazzata, anzi. Allora, qua iniziamo a sentire i primi segni di altitudine, mal di testa, giramenti. Svizzero, metro? 4078. 4078. Quota 4K è sempre interessante. Nonostante la mancanza di ossigeno, osservando la bellezza dei fenicotteri radunati nelle acque splendidamente blu della laguna, mi è venuto in mente un dettaglio piuttosto importante circa il passaggio di frontiera di poche ore prima. Una cosa che mi ero dimenticato di raccontarvi è che tipo un mese prima della partenza il governo boliviano ha cambiato le leggi circa il vaccino sulla febbre gialla, nel senso che lo ha reso obbligatorio anche per le persone che transitano nelle zone a rischio. Arrivando dal Cile verso la Bolivia non serve il vaccino per la febbre gialla, però siccome noi all'andata abbiamo fatto scalo a San Paolo, all'improvviso rientravamo nella categoria di quelli a cui poteva essere richiesto. Così tutti quanti siamo andati a vaccinarci, a fare il nostro bellissimo libertino giallo delle vaccinazioni, e alla frontiera boliviana non solo non ci hanno chiesto niente, ma non ci hanno neanche guardato il passaporto. Io gli ho presentato semplicemente la pagina vuota, lui ha messo un timbro e ha detto vai, senza un computer, senza un controllo, niente, semplicemente hanno guardato che ci fosse il timbro di uscita dal Cile, vai. Che ci volete fare? Il caos dopo tutto è il bello del Sud America e proseguendo dunque sul nostro percorso restiamo in tema di lagune e fenicotteri in un'altra delle sue meravigliose varianti, la laguna Hedionda. Questa invece è la laguna Hedionda, che significa laguna col cattivo odore, una roba del genere, ma in realtà a scapito del nome l'odore è assolutamente tollerabilissimo. Certo, ogni tanto un fenicottero ne sgancia una, ma
e natura. Come è facile immaginare, questi sono luoghi che difficilmente vengono raccontati perché rispetto alla via classica di Itoka On, da qui passano relativamente pochi turisti, il che sicuramente ce li fa godere ancora di più, soprattutto perché non ce l'aspettavamo minimamente, ma la vera sorpresa sarebbe arrivata di lì a poco. Dopo un lungo tragitto sempre su strade sterrate e attraverso meravigliose formazioni rocciose, giungiamo finalmente al vero motivo che ci ha portati in Bolivia, ossia la città di Uyuni, ai margini del deserto di sale più grande del mondo. Allora, siamo arrivati a Uyuni, che è una piccola cittadina posta esattamente sul limitare del Salar di Uyuni, che come tutti sapete è il deserto di sale più grande di tutto quanto il mondo. Diverse centinaia di migliaia di anni fa tutto l'altopiano boliviano era interamente sommerso dal mare, tant'è che ancora oggi si trovano lungo l'altopiano dei fossili o dei coralli come testimonianze di un'antica vita sottomarina. Poi con la formazione della cordigliera delle Ande tutto quanto si è elevato fino ai 4000 metri di oggi, facendo in modo che tra le due catene montuose rimanesse una specie di enorme mare, di cui oggi rimangono due principali testimonianze dopo l'evaporazione di questi anni. Uno è il Salar di Uyuni e un altro invece è ancora oggi un enorme lago che è il lago Titicaca, che sta al confine con il Perù. Se non sapete di che cosa sto parlando, ovviamente andatevi subitissimo a vedere il video sul Perù. E siccome qua il sale abbonda, hanno pensato bene di farci anche un albergo, che è l'albergo dove stiamo noi, che ha qualunque cosa fatta di sale. Vedete questa roba qua? È sale. I muri, penso che sì, ci sia un qualche calcestruzzo di mezzo, però sono fatti di sale pure loro. In quell'albergo il sale era veramente dappertutto, ma non abbastanza dappertutto come ciò che ci aspettava di lì a poco. Ma prima di arrivare a questo punto, un doveroso avviso ai naviganti. Contrariamente a quello che si può pensare, il Salar di Uyuni è tutt'altro che un luogo regolare, non è semplicemente un'enorme distesa di sale, ma ci sono diversi punti in cui per esempio possono emergere dei fiumi sotterranei come effetto di contatto di placche tettoniche a diversi metri di profondità, creando delle zone in cui il sale è più morbido e in cui con le macchine si rischia di affondare. Questo è il motivo per cui avventurarsi da soli qui è estremamente pericoloso. Persino le guide che sono qua, che lavorano tutti i giorni, prima di avventurarsi nel deserto lasciano un programma di viaggio alla polizia locale e quando rientrano devono andare a riprendere o comunque mettere un timbro, perché se poi non tornano alla sera la polizia può far partire le ricerche all'interno del deserto. Quindi in generale, se venite da queste parti e volete fare gli avventurieri all by yourself, almeno qua o in questi posti prendete una guida locale, perché sennò rischiate di ficcarvi veramente in un grosso guaio, come per esempio è successo a quei turisti che hanno lasciato quelle tracce di gomma laggiù e dove la loro macchina è sprofondata e sono dovuti poi farsi soccorrere, eccetera eccetera. Detto questo, dopo una breve visita culturale al villaggio posto ai margini del Salar, quello che ci aspettava era un vero e proprio miracolo. Come vi dicevo, nei giorni scorsi è nevicato tantissimo, si sono create delle condizioni uniche e qui ad Uyuni è nevicato, grandinato e piovuto, e questo fa sì che in questa stagione, pur essendo la stagione secca, troveremo il Salar di Uyuni inondato, completamente ricoperto d'acqua, cosa che normalmente succede solamente nel nostro inverno, cioè nella stagione delle piogge. Livello di prepotenza Incalcolabile. così ci siamo. E se non avete mai visto come è fatto un miracolo, beh, più o meno appare così. Io sono completamente senza parole, non ho mai visto nulla del genere. Questo è lo specchio più grande del mondo, è una cosa che lascia senza fiato, è veramente incredibile. Sembra di essere inseriti in una dimensione totalmente straniata dal tempo e dallo spazio, un po' come la stanza dello spirito del tempo di Dragon Ball, una roba del genere. E pensate che quello era solamente l'inizio di quella che stava per diventare una delle giornate più spettacolari di tutta una vita, anche solamente a partire dalla pausa pranzo. No, perché alla fine, no, se devi scegliere un posto dove mangiare, ristorante da cafone, fast food da poveri, cioè gente di un certo livello, il pranzo va qua, così, no? Di la verità. Viva il mare. Cioè sembra finta sta roba, non è che, cioè, non il è, pannello, la non è vero, c'è un green screen dietro, dai, cioè, hanno messo una roba finta, dai. Sembra, sai, ti ricordi la cravatta di Caccamo? Quella trasparente che si vedeva a Napoli dietro, la stessa cosa. Non ho nessuna paura di essere ripetitivo continuando a dire che non ci sembrava vero, perché era davvero così.
Penso che potrei scrivere un libro solo con tutte le fantasie e le suggestioni che un posto del genere, privo di ogni riferimento o contatto con la realtà, era in grado di scatenare dentro di me, e sono abbastanza sicuro che occuperebbe un posto negli scaffali delle librerie fantasy. Tra l'altro il fatto di trovare in maniera inaspettata il Salar inondato ci pone di fronte a un problema, perché noi mica siamo venuti con le scarpe impermeabili per camminare sull'acqua. Per fortuna che i nostri amici ci hanno dato le scarpe adatte, in questo modo riusciamo a fare qualcosa di sensato. Il primo contatto con qualcosa che sembrasse realtà lo abbiamo avuto solamente con l'isola dei cactus, un isolotto sperduto in mezzo al Salar, appunto pieno di cactus, luogo sacro alle popolazioni indigene locali, che per noi era in realtà il preludio di un vero e proprio salto nell'iperspazio. Siamo tornati nel posto dove abbiamo fatto pranzo per aspettare il tramonto, che è ormai prossimo, ma la cosa incredibile è che si è asciugata un sacco di acqua, per cui tutta quella enorme distesa di specchio gigantesco non c'è più, o meglio, si è decisamente asciugata, sono comparse un sacco di isolette di sale, e quindi l'idea di fare un bel riflesso probabilmente tende un po' a svanire, però se non altro dovrebbe bastare per fare un riflesso delle stelle, perché qui aspettiamo anche l'arrivo di Sua Maestà, l'immensa Via Lattea. Al calare velocissimo del sole tropicale, il cielo ci mostrava dei colori ogni istante più lisergici. Ci sono dei colori che sono qualcosa di veramente allucinante, è una cosa incredibile. Siamo veramente ai confini tra la realtà e la fantasia più assurda. Ma non finisce qua, perché adesso aspettiamo la Via Lattea. Il problema è che adesso si è alzato il vento, perché quando il sole tramonta sul Salar si alza il vento, e questa cosa già con le temperature intorno agli 0 gradi ci complicherà un pochettino l'operazione stelle, ma quando si è davanti a tanta bellezza credetemi che il freddo passa in quarto piano. A questo punto io non ho più riprese di ciò che accadde dopo, perché appunto era notte, ma voglio provare lo stesso a restituirvi le nostre sensazioni. Quindi sedetevi e immaginatevi seduti in un fuoristrada che ai 20 all'ora si dirige verso il vuoto più assoluto, perché intorno a voi non vedete assolutamente nulla. Non c'è nessun punto di riferimento, non c'è nessuna luce, non c'è una strada, è realmente buio pesto. Poi la macchina si ferma. Il termometro segna 0 gradi, apri la portiera e intorno a te senti solamente il rumore del vento gelido dei 3600 metri di Uyuni. I piedi entrano in quei 5 centimetri d'acqua che coprono quella immensa distesa di sale che poche ore prima era un enorme specchio azzurro e che adesso, nel cuore della notte, riflettono e raddoppiano l'immensa e infinita volta stellata dell'universo. Qualunque parola a questo punto diventa un'offesa a questa bellezza. Provate a contarle se ci riuscite. No, non ha senso. L'unica cosa forse sensata è aspettare che ne cada qualcuna per esprimere un desiderio. Cosa che tra l'altro per me cascava a pennello. Marti, a sto giro non la possiamo fare la pantomima del giorno speciale come... È vero. Ormai lo sanno tutti. Tutti Abbiamo oramai. sbugiardato questa cosa. Oggi, il mio compleanno, dovrei riceverlo io il regalo, no? Però in realtà questo viaggio è un regalo per un altro compleanno qualche mese fa, che è questo vecchietto che ne ha fatti 70, e allora l'ho fatto venire con me per... giusto, Paparino che fa 70 anni, occasione speciale, lo portiamo giù. Hai l'occasione per... sono disposto. Non sei disposto? Ora così, ora si vede che siamo padri. Ecco, sì. Ci assomigliamo molto di più. Hai l'occasione di sputtanarmi in Mondovisione, puoi raccontare un aneddoto che vuoi. L'aneddoto che voglio Uno qualunque. è che gli voglio troppo bene. No, che paraculo, dai. Non ti sei mai fatto scappare un'occasione? Però nonostante tutto Eccolo. rompo i coglioni. Eccola lì. Alla fine dei conti è simpatico, gli voglio bene tanto. Un po' così. Grazie Stefano. Leggermente. Dopo questo momento familiare strappalacrime che il libro cuore dedico Spostate, saliamo su un microaeroplanino diretto alla capitale più alta del mondo, La Paz. Questo piccolo villaggio alle mie spalle è La Paz, che è la capitale della Bolivia, che ha due grandi curiosità. La prima è che, essendo a 3600 metri di quota, è la capitale più alta al mondo, e la seconda è che il suo vero nome non è La Paz, ma Nuestra Signora della Paz, no? Però per gli amici La Paz. Tra l'altro quella montagna gigantesca lassù è la montagna protettrice, diciamo la montagna sacra per la città, una specie di patrono fisico, e si chiama il Monte Illimani, come il gruppo gli Inti Illimani, l'aquila dorata. Prima di andare alla scoperta della città, guidiamo verso un passo di montagna a 4700 metri, poco fuori dalla Paz, dove la vista sulle sconvolgenti e imponenti vette andine lascia una sensazione che farò descrivere alle precise e infallibili parole di Luigi. Ma guardando cazzo siamo andati a finire.
Ma non mi incredibile. Qua siamo 4.600. Fatica. L'aria manca. Per poi fare tappa in una delle vere e proprie icone mediatiche della Bolivia, la famigerata Via degli Yungas, una strada sterrata a strapiombo senza alcuna protezione che un tempo veniva usata a doppio senso da qualunque veicolo, il che le è valso l'invitante nomignolo di Carretera della Muerte, e che oggi è usata più che altro a scopo turistico per farci delle signore discese in mountain bike, ma non è il nostro caso. Dopo questa breve tappa mordi e fuggi, appunto, La Paz. Non c'è modo migliore di apprezzare questa città unica al mondo che usarne i trasporti pubblici più tipici, ovvero le teleferiche, da cui si gode di una meravigliosa vista sull'irreale scenario della capitale boliviana. Beh, c'è da dire che dopo tutta la bellezza naturale di questo viaggio, i canoni estetici di La Paz sono quantomeno discutibili. Se ne può parlare. Ah, che siamo arrivati? Oh, va piano. Subito così? La Paz è di fatto orribile e meravigliosa allo stesso tempo. È una metropoli costruita su un terreno che normalmente ospiterebbe solo piccole cittadine di montagna e si sviluppa su dislivelli micidiali, strade a pendenza praticamente verticale e case a dir poco fatiscenti, che riflettono la corruzione gigantesca che piega in due la Bolivia, perché di fatto quelle case sono intenzionalmente lasciate incomplete semplicemente per non pagarci le tasse e speculare sulla costruzione di altre case che non verranno mai ultimate. Come ho già detto, La Paz è molto bella, molto scenografica, ma ripeto, sui canoni estetici, ragazzi, c'è molto da lavorare. Ma come ti viene in mente di mettere un ecomostro così dietro una cattedrale? Solo questa immagine denota quella che sicuramente è la corruzione che sta all'interno di questo paese e di cui peraltro nessun boliviano fa mistero. Triste realtà di uno dei paesi più arretrati, ma forse per questo anche più autentici di tutta l'America Latina, a cui certo non si può negare un fascino del tutto speciale. Comunque devo dirvi la verità, sto sistema di teleferiche è in assoluto il più bel sistema di trasporto metropolitano che abbia visto in tutto il mondo. Cioè, in una città che obiettivamente è abbastanza orribile, questo sistema di trasporto la rende all'improvviso affascinante. Cioè, è bellissimo poter volare sulla città mentre devi andare da una parte all'altra, no? Altro che la metropolitana chiuso in questo tunnel che non fa altro che metterti angoscia e scavare nella dimensione lugubre dell'animo umano. No, qua vola un uomo e un angelo, non è bellissimo? Lei, Valdo? Sì, bellissimo. Sì, bellissimo, cioè. Tu dici che stai pensando, ma che cazzo dici questo? C'hai anche ragione tu. Zompettando di cabina in cabina come fossimo sulle piste da sci, arriviamo ai margini della città in una zona di formazioni calcaree nota anche lei come la Valle della Luna, che ha ben poco a che fare con quella di San Pedro di Atacama e che, per quanto fosse bella, a essere onesti non ebbe un grande impatto sul nostro animo, stanti le grandi bellezze viste fino a quel punto, anche perché tra l'altro lo spettacolo era condito da un elemento di disturbo del tutto particolare. C'è sto signore qua che ha deciso di cantare le sue pene d'amore per tutto il popolo. Ne acchiappasse una. Disperato. Non ce la fa. La posizione non lo rende neanche troppo simpatico, è lì impallata, poi mi tocca toglierlo con Photoshop. Ma se invece che cantare a squarciagola quest'uomo si fosse fatto un giro per le strade di La Paz e specialmente al mercato delle streghe, avrebbe senza dubbio trovato un rimedio alle sue pene d'amore. Ragazzi, ma secondo voi a cosa potrà mai servire questa bellissima pozione magica che rompe i calzoni e ti trovi poi a gestire un'erezione di cemento, ragazzi, roba che neanche l'incredibile Hulk. Perché qua vendono qualunque forma di pozione magica, intruglio o sortilegio per tutti i grandi problemi della vita, signori e signori. Allora, in questa parete c'è tutto quello di cui potete aver bisogno per condurre una vita felice, serena e priva di ogni pensiero. Cioè, avete per caso un lavoro dove non avete clienti? Ci abbiamo il Llama Clientes. Se per caso arriva il cliente ma il cliente non paga, non c'è problema, c'è Llama Plata e ti arriva la plata, il denaro. Se tra una plata e un cliente vuoi anche farti una ramatina, non c'è problema. Dove l'avevo messo? Il miel de amor. Anche se devo dire che il rompecalzon era un pochettino più efficace. Ma in tutto questo, perché dannarsi con tante pozioni diverse per tanti effetti diversi quando c'è la mia preferita di tutte, che è la panacea, che oltre a darti una gnocca in copertina ti dà amor, trabajo, felicidad, prosperidad, salud e studio e dinero. Cioè, questo è il jackpot e l'assopiglia tutto. Anche se, visto che è il mio compleanno, io quasi mi regalerei una bellissima candela a forma di fregna, così almeno portiamo a casa il risultato, perché stanotte mi tocca dormire con mio papà, mica con mia moglie. Ma se mi conoscete un po', sapete che sono più un sognatore che un materialista e tra 1000 pozioni per avere soldi, gnocca, potere e successo, avrei scelto forse una pozione che mi permettesse di vivere di nuovo le immense emozioni di uno dei viaggi più intensi di tutta la mia vita. Intenso tanto per cominciare per i continui cambi di programma e i continui imprevisti.
Intenso per la felice compagnia del mio paparino, fresco di 70 anni meravigliosamente portati e a cui devo tutto, incluso l'amore per il mondo e la voglia di raccontarvelo. Intenso per il continuo sforzo di non cadere nella tentazione di lamentarsi perché il maltempo ti impedisce di vedere tutte le cose che ti hanno spinto a venire agli antipodi e che ogni giorno si travestivano da beffe servite su un piatto d'argento. Il punto è che un vero viaggiatore ha l'obbligo morale di vedere solamente l'argento e mai la beffa. Un vero viaggiatore sa che la beffa è solamente illusione e che la realtà nasconde sempre la più inaspettata delle occasioni. Infatti, così come per un arcobaleno è necessaria la pioggia, allo stesso modo una serie di tempeste anomale è stata la via necessaria per trovarci a vivere uno spettacolo tra i più indescrivibili di una vita intera. Una di quelle cose che, citando una canzone di Max Gazzè, solo chi non ha visto ci crede davvero, perché chi c'era ancora si chiede se era vero. E non è retorica, è realmente così. Voi che guardate il video non avete problemi a credere a ciò che la mia telecamera ha ripreso, ma noi 13 ancora oggi ogni tanto ci svegliamo col dubbio di aver solamente sognato quella sospensione tra il tempo e lo spazio, chiedendoci se davvero avessimo avuto i piedi letteralmente immersi nella volta stellata, come solamente un astronauta potrebbe raccontare. Ed infine è stato un viaggio intenso perché intensa e immensa è la natura stessa del deserto, in ogni sua forma e con tutte le migliaia di sfumature di vuoto che lasciano totale libertà all'anima di espandersi, prendere ossigeno e andare al di là dei confini imposti da una mente troppo spesso impegnata in cose futili e che nel deserto, per una volta, non ha nessuna scusa per minimizzare l'intensità della luce che brilla all'interno del nostro cuore. Ed è proprio qui che si conclude questa meravigliosa storia, amici miei. Qui dove non sembra esserci nulla, ma dove si può scoprire tutto ciò che ha realmente importanza. Qui dove il cuore si ritrova di fronte a uno specchio scintillante, dove egli possa finalmente vedere se stesso e la sua bellezza fino a quel momento nascosta. Qui dove questa bellezza viene rivelata all'improvviso, come per magia, dal più dolce dei paradossi della nostra amata madre natura.